Ehi là, buonasera a tutti, buonasera, vi tengo d'occhio dal monitor di qua, siete come al solito tantissimi e non avete idea di quanto io sia grato e soprattutto sia contento e felice di questa cosa meravigliosa. Saluto Giovanni, Simone vedo che è appena arrivato, dovrei aver messo una bassa latenza, quindi tecnicamente quando mi scrivete bene o male dovrei ricevere tutto abbastanza in tempo reale. Ciao Valerio, Antonio, ciao Giuseppe, ciao Robby, siete... Che figata fotonica ragazzi. Bisognerebbe star qui un quarto d'ora solo per salutarvi ad uno a uno, ringraziarvi uno a uno, però ho ricevuto praticamente l'altro giorno da un collega, un caro amico, che segue SynthLab Live e ovviamente con i sottotitoli e gli ho detto guarda che qua in Italia sei molto famoso, ci sono un sacco di persone che ti seguono e lui ha detto ok ok facciamo un saluto e niente, eccolo qua, questo è il saluto che vi manda sia a voi che a me, è lui. Hey everyone, this is Dom Sigales, and I want to give a huge shout out to everyone watching this Synth Lab live. And of course, to the amazing Manuele Montesani. I hope you're well, man. Listen, I hope you enjoy this live stream. I hope you have loads of fun, and I'll see you all soon. Greetings from London. Dom, signing off. Che carino che è. Dom, I have an idea if you are online. Basically, thank you very much for me. Thank you very much for the audience of the Synth Lab Live. Maybe I will talk to you tomorrow. And really, thank you. I really appreciate it, your message. Thank you very much. Bene, oggi diciamo che come avete visto insomma un po' in descrizione rispetto a quello che ovviamente riguardo Dom ho messo il link in descrizione del suo canale, ma immagino che già lo seguite un po' tutti perché insomma è il volto di... Lavoriamo insieme nell'R&D di Yamaha, quindi sviluppiamo un sacco di cose insieme, insomma, e lui poi è il volto di Steinberg, di Cubase a livello worldwide, quindi seguitelo perché fa delle cose micidiali, oltre che essere un grande musicista e un caro amico. Per quanto riguarda la puntata di oggi, quella che vedete esatto di qua, se iniziassi proprio dai preset del DX, cioè oggi c'è un altro breve intro rispetto a questo argomento perché è una cosa alla quale tengo tantissimo, soprattutto perché ho avuto durante l'ultimo NAMM al quale ho partecipato, ho avuto l'onore, la fortuna di conoscere colui che lo chiamano l'inventore, però fondamentalmente lui non ha inventato nulla perché dice che l'FM è una cosa che è in natura, è stata solo scoperta e quindi ve lo presento, si chiama John Choning e questo è un breve estratto di un video che potete vedere sul canale di Anthony Marinelli, che è il produttore di svariati dischi di Michael Jackson, eccetera, eccetera, dove parlano proprio di quello che è stato il suo approccio con l'FM, come è nata, come le idee, eccetera, eccetera. Ecco, un breve estratto, è lui. FM was not an invention, it was a discovery. It's from nature. It was all there. Like you had it in your imagination. It ended up as the sound palette for a whole new generation that did a completely different thing with it. I never thought that FM would like be part of every like dubstep and I thought. Eccolo qui, Anthony Marinelli, immagino che anche lui conosciate anche lui. E John Choning è stato colui che non ha inventato la sintesi FM, come ha detto nel video, ma l'ha semplicemente scoperta. L'ha semplicemente scoperta perché fondamentalmente, se dobbiamo parlare di sound design proprio allo stato brado, cioè nel senso proprio primordiale, tutto quello che noi ascoltiamo in natura, fondamentalmente, anche mentre parliamo dalle vostre semplici voci, piuttosto che un qualsiasi colpo, un qualsiasi suono, qualsiasi cosa venga generata in termini sonori, no? È nient'altro che sintetizzata in una formula matematica che dice che ogni suono è formato da un numero x di forme d'onda sinusoidali che si uniscono, poi a seconda di questa unione ne derivano tutte altre caratteristiche, eccetera, eccetera, però fondamentalmente queste sono le basi e i concept di quella che è la sintesi additiva, cioè quella che genera tutto quello che noi ascoltiamo. Che cosa è successo? E per farvi un esempio proprio spicciolo e banale, che proprio banale non è che ancora prima che i software diventassero di patrimonio del genere umano, in questo caso con il DX7,
La storia del DX7 ve la faccio in breve. Era semplicemente per il fatto che poi nel video dell'intervista di Anthony Marinelli vedrete nello specifico come Yamaha ha messo i puntini sulle i sull'FM, perché il concept di base è stato ovviamente teorizzato, scoperto tra virgolette da John Choning, dopodiché tutta la struttura relativa alla gestione degli algoritmi eccetera eccetera è stata per l'appunto strutturata da gli ingegneri di Yamaha. E tornando alle forme d'onda sinusoidali e alla sintesi additiva, io inizierei subito a parlarvi di una cosa utilizzando, questo ad Dexter lo vedremo dopo, utilizzando il plugin che fa un mio amico, si chiama Guido Scognamiglio di Genuine Soundwave, e questo è il clone dell'organo Hammond. Perché ho preso l'organo Hammond? Perché l'organo Hammond è stato in realtà il primo sintetizzatore che il genere umano ha conosciuto, cioè il primo sintetizzatore che con un sistema elettromeccanico di queste ruote tonali che andavano a finire dentro un piezo, in pratica si avvicinavano a questo piezo e creavano semplicemente una somma di quelle che erano i sinusoidi. Noi oggi lo conosciamo così, ma stiamo semplicemente aggiungendo delle armoniche, semplicemente aggiungendo delle sinusoidi. Andiamo ancora più su, per arrivare poi alle varie timbriche che conosciamo oggi dell'organo Hammond, perché noi diamo per scontato che l'organo Hammond sia questo. Che l'organo Hammond sia questo. Questo è tutto molto dato per scontato perché è alla portata di tutti, conosciamo tutti questo timbro, ma la realtà è che questo strumento elettromeccanico è stato non solo il primo sintetizzatore che il genere umano ha potuto toccare con mano, ma è stato concepito intorno a quella che è la parte relativa alla sintesi additiva, un numero X di forme d'onda sinusoidali che si mettono proprio dritti dentro uno sull'altro e automaticamente tirano fuori queste timbriche. Perché vi parlo di forme d'onda sinusoidali? Perché alla base della sintesi modulazione di frequenza la direzione è stata fatta in questa maniera, cioè fondamentalmente lì avevamo nell'organo Hammond abbiamo questi drawbars che tirano, in pratica ogni volta che vengono chiamati in causa fanno partire l'armonica di riferimento rispetto alla ruota tonale che andiamo a tirare avanti con i drawbars. Per quanto riguarda le forme d'onda sinusoidali, sono quelle che sono state messe all'interno degli operatori. Questi operatori erano in realtà, perché i primi esperimenti, poi lo sentite anche nell'intervista, erano stati fatti con degli oscillatori analogici. La problematica dell'oscillatore analogico qual era? Che con questi control voltage oscillator si aveva praticamente la possibilità esclusivamente di tirar fuori con una corrente controllata alcune forme d'onda abbastanza standard, quindi quelle che conosciamo, square, saw, piuttosto che quadra, piuttosto che insomma eccetera eccetera. Il problema era inventiamo qualcosa di nuovo, quindi anziché far passare l'oscillatore dentro il motore di sintesi sottrattiva come era all'epoca, John Choning ha sperimentato il fatto di prendere un oscillatore e di metterlo direttamente dentro un altro oscillatore, cercando di tirar fuori, si è accorto che poi usciva fuori una forma d'onda completamente nuova, completamente diversa. L'unico problema era l'accordatura, cioè era insuonabile. Quindi è stato preso questo concept, è stato virtualizzato via software e qui gli oscillatori hanno iniziato a prendere il nome di operatori. C'erano degli operatori che adesso vi faccio vedere portanti e degli operatori cosiddetti modulanti, i famosi modulator. I carrier vengono indicati come operatori portanti. Io ho
utilizzo alcune volte questo strumento, che è uno strumento open source, che è l'esatta riproduzione del DX7. Il DX7 è stato preso da Yamaha, è stato sviluppato da Yamaha perché Yamaha aveva a disposizione la tecnologia per poter, fondamentalmente aveva i processori, perché all'epoca, parliamo ancora poco prima degli anni 80, diciamo che per far girare questo piccolo software che generava questa sintesi e modulazione di frequenza c'era bisogno di processori all'epoca molto importanti. Chi li aveva a disposizione? Chi aveva la tecnologia? Yamaha. E Yamaha diventa per 25 anni, diciamo, la proprietaria del brevetto della sintesi FM. Come voi sapete, vi vedo, siete tantissimi ragazzi, che meraviglia. Quindi immagino che siate tutti abbastanza nerd, quindi sapete quanti dischi ha fatto questo strumento. E parlando di questo concept delle forme d'onda sinusoidali, partiamo da un preset inizializzato. Il preset inizializzato è controllato in pratica, a differenza dei sintetizzatori basati sulla sintesi sottrattiva, diciamo che esistono 6 operatori. Questi 6 operatori sono controllati da degli algoritmi e sono degli algoritmi che funzionano in maniera grafica, cioè praticamente, come vedete, girando questo pomellino, io ho graficamente un operatore 4, quelli che sono vicino alla tastiera, per intenderci, proprio per dirla alla buona, sono gli operatori portanti. E questo algoritmo che cosa mi dice fondamentalmente? Che l'operatore 4, che genera il timbro, viene modulato dall'operatore 5, che a loro volta vengono modulati dall'operatore 6. Quando si chiude la parte dell'algoritmo entra in gioco quello che viene identificato come feedback. La stessa cosa, ad esempio, se facciamo un esempio proprio spicciolo, adesso sta suonando l'operatore 1 e c'è una sinusoide. Questo è il volume del mio operatore 1. Se vado ad alzare il volume dell'operatore numero 2, automaticamente la forma d'onda che ne esce fuori è completamente diversa, è completamente nuova. Sto modulando praticamente, questo è il risultato della somma di 2 operatori. Un operatore portante, l'1, un operatore modulante, il numero 2. Volendo, posso alzare il livello dell'operatore numero 3 e la forma d'onda diventa sempre ancora più complessa. Ogni operatore ha un inviluppo, quindi io queste modulazioni posso, volendo, anche secondo l'inviluppo che vado ad utilizzare, vediamo, posso, questo è un semplice DSR, quindi questa modulazione la sto rallentando con un attacco un po' più lungo, ma non è finita qui, perché posso modulare giustamente in frequenza, con 2 modalità ratio, l'operatore modulante oppure la modalità fixed, dove vado a scoprire cose impensabili sia per l'epoca, ma secondo me ancora oggi è una roba veramente portata a livelli disarmanti. Cioè la sintesi FM, infatti adesso io oggi cercherò di fare una produzione partendo da questi preset. Non so se ci riuscirò, non so dove andremo a finire, non so che cosa succederà, intanto ci proviamo perché fondamentalmente, fatta questa breve parentesi sia sulle forme d'onda sinusoidali che rispetto alla struttura del DX7, come vi dicevo, io ho chiuso la traccia sbagliata. Io insieme a Dom sviluppiamo suoni per montage. Questo è il solito plugin che utilizzo di Montage M, l'ultima release. E cosa ha di particolare questa FM che si chiama X? Cioè qual è stata l'evoluzione di montage nel mondo dell'FM? Innanzitutto, come vedete, prendo un suono inizializzato, parto sempre da una forma d'onda sinusoidale e qui gli algoritmi mi indicano che fondamentalmente il numero di algoritmi sul DX7 era di 32, qui gli algoritmi ce ne sono 88 e in più ogni algoritmo interno a ogni forma d'onda che io posso andare a richiamare per ogni singolo operatore ha più forme d'onda, non solo le sinusoidi, ma ha queste spectral waveform.
Che cosa sono queste spectral waveform? Le spectral waveform funzionano, questo ci vorrebbero 6 mesi ma non è il mio lavoro, insomma, bisognerebbe fare veramente 6 mesi di analisi su quello che riguardano queste spectral waveform e quello che riguardano questi 8 operatori per questi 88 algoritmi. Però per dirvela breve, questo è l'operatore numero 8 e ho alzato il livello e sta suonando lui. Come nel DX7, se alzo l'operatore numero 7, io praticamente comincio a modulare la mia nuova forma d'onda. Se vado dentro l'editing dell'operatore, oltre alle forme d'onda sinusoidali, io mi trovo dentro al mio montagemme delle forme d'onda cosiddette spectral waveform. Questo skirt è un parametro che a grandissime linee prende la forma d'onda, tra virgolette la taglia a metà, e mi permette di allargare la lunghezza della forma d'onda stessa. Quindi, e questo è un po' il senso. Ogni operatore ha a disposizione, come vi dicevo prima, un inviluppo, quindi se volessi fare un pad nell'arco di 2 secondi, questo è il mio operatore. Ho preso una all one con uno skirt di 3 punti ad esempio, posso farlo modulare dal mio operatore 7 e magari far entrare questa modulazione con un attacco decisamente più elevato e più lungo, e già qui stiamo modulando una forma d'onda anche dal punto di vista del timing, no? L'algoritmo mi dice: guarda che tu hai un operatore 8 portante, viene modulato dal 7, operatore numero 6 portante modulato dal 5, operatore 4 modulato dal 3. Insomma, tra virgolette, è molto semplice, cioè come filosofia è abbastanza semplice e poi sono i risultati che diventano, che a me è una cosa che piace molto, diventano incontrollabili e super fighissimi. Ora vi faccio vedere una cosa, e di questi link trovate tutto in descrizione. Rispetto innanzitutto a un'utility che è una web app che si chiama FM Converter, che è stata sviluppata per l'appunto di Yamaha, che ci permette di prendere tutti i suoni con tutti i dati di sistema esclusivo che si trovano in rete di tutto il vintage di Yamaha, quindi DX7, DX7-2, TX802, TX816 piuttosto che l'802, eccetera eccetera, e lì mettono, e praticamente che cosa fanno? Possono andare a convertire questi dati di sistema esclusivo per quella che viene chiamata library, cioè quindi sono i suoni che sia Modi X che tutti i Modi X, che tutti i montage, sia il Classic che l'M, possono caricare e leggere senza alcun tipo di problema. Cosa voglio fare stasera con voi? Allora, se voi scrivete su Google DX7, ma comunque ripeto, trovate il link in descrizione del video, c'è questo sito che è meraviglioso, dove non so chi gestisca questa cosa, ma è talmente bella perché mette a disposizione tutti i suoni che sono stati sviluppati per il DX7, sia quelli sviluppati in Giappone piuttosto che in Europa, e voglio andare a scaricare praticamente la parte relativa proprio il factory set. Quindi adesso facciamo così: prendiamo il factory set il bank A del DX7, ce lo prendiamo, lo scarichiamo, magari prendiamo anche il B, non so se lo utilizziamo. E poi andando più giù, faccio un piccolo zoom da queste parti, ci sono delle library comprensive di suoni percussivi. Quindi oggi noi Antonio, c'è il link, è già in descrizione. Il link è già in descrizione del video. Se non c'è, lo aggiungo dopo. Dovrei averlo messo già. Ok? Adesso scarico anche questa library, quindi abbiamo preso banco A del DX, banco B del DX, questo è un soundbank, è un disk 2, quindi immagino siano dei suoni per il floppy disk, dovrebbe essere per il DX7-2 FD, immagino. E dopodiché diciamo che, visto che ci siamo, crepi l'avarizia. Tanto sono dati di sistema esclusivo, parliamo di 4 KB per ogni timbro.
Cosa dici? Ho perso una buona occasione. No, ma figurati. Quindi queste sono le 4 library che ho praticamente scaricato. Torniamo nella app e con un semplice, vediamo se riusciamo a farlo al volo, facciamo con un drag and drop direttamente dalla mia cartellina download e prendiamo il primo file. Questo il 2 dovrebbero essere le parti percussive. Le prendo, drag and drop, il FM converter mi va a convertire tutti i dati di sistema esclusivo con i nomi dei preset per la mia library. Gli dico ok, perfetto, tutti selezionati, convertimeli per il mio montage. Boom, boom, fatto. E ho scaricato il primo. Per non creare casini cominciamo a prendere questo e lo rinominiamo come PerkDX, ok? Dopodiché prendiamo il preset numero 1, il banco numero 1, facciamo un drag and drop dal banco numero 1, banco ROM A del DX7 e ce lo mettiamo dentro l'FM converter. Questi sono proprio i suoni originali del DX7, ok? Convertiamo e andiamo dentro no, Re di Roma è Francesco Totti, non sono io. Ok, fatto questo abbiamo preso il banco A, lo vado a rinominare, quindi bank A, e facciamo una cosina proprio spicciola, facciamoci una nuova cartella, andiamo a prendere questi suoni, ce li mettiamo qui, chiamiamola Synth Lab Live DX. Ok, esportiamo il banco A, quindi più che esportiamolo estraiamo, eccolo qua, rinominiamo il nome, andiamo qua, esportiamo il banco relativo alle percussioni, estraiamo qui e questo è il banco PerkDX, lo rinominiamo e abbiamo qua i nostri suoni, ok? Detto ciò, entriamo dentro il mio plugin e vediamo se nelle library di togliere questo e di togliere questo. Erano degli esperimenti che avevo provato a far prima. Partiamo proprio da zero e andiamo a caricare dentro Montage M, dentro la cartellina SynthLab Live DX, il banco A del DX7. Load 3, 2, 1, boom, in un attimo ho praticamente nel mio category search il banco A del DX7 e questi sono i suoni del DX. Quindi dai brass fino al famoso altri suoni di eccetera eccetera, quindi dai famosi organi. Sono loro e fondamentalmente da dove voglio partire? Non voglio partire da suoni, questi li vediamo dopo, perché prima voglio andare ad importare la parte relativa alle mie percussioni, suoni percussivi. Ok, PerkDX, load. Andiamo proprio a vedere come suonano questi timbri. Riandiamo dentro il banco relativo alle percussioni e qui cominciamo. Tom, come vedete ci sono hi-hat, bass drum, eccetera eccetera. Ora, che cosa succede in questa? Creiamo da zero un kit in modulazione di frequenza con i preset
del mio DX. Prendiamo questo bass drum, vediamo come suona direttamente, magari mappato in una diamogli subito, facciamo un kit GM, quindi lo mettiamo sul nostro C1. La cosa interessante è che, come vi dicevo prima, questo è l'algoritmo che gestisce la mia cassa, ok? Quindi c'è un operatore 8 che è portante, più c'è feedback sull'operatore 6, modulante del 7, modulante del 5, che viene modulato dal 4, che viene modulato dal 3. Fondamentalmente, se andiamo già a modulare, vediamo che cosa succede. L'8 al massimo del volume, prendiamo ad esempio il 6, ok, ce lo siamo leggermente scurito, ma in un attimo. Calcolate che poi l'FMX ha a disposizione quella che viene chiamata FM Color, cioè che sono dei macro parametri che ci permettono di andare ad avere un FM Depth, Harmonics e una texture che, come vedete, con le quali possiamo interagire in questa maniera. Io tocco il meno possibile perché fondamentalmente diciamo che questo tipo di suono mi piace. Magari in insertion enfatizzo leggermente le basse, ok? Vediamo se riusciamo a mettere un altro kick, ad esempio. Andiamo a mettere, questa è la seconda parte, vado a prendere ad esempio, vediamo l'altro bass drum, quindi questi sono snare, ok, questo è leggermente squillante, più squillante, magari la mettiamo su quest'altro tasto e la mappiamo sul Si precedente al Do, quindi questo è identico al mod X, Luigi, sì, è tutto identico al mod X. L'unica cosa che cambia è che ad esempio non hai questa gestione che su Montage M hai nel display qui, che sono i parametri chiamati cosiddetti FM Color, però tutto il resto, quello che tu vedi, è completamente identico. Quindi questa è la parte di come viene generata la mia seconda cassa, stessa storia. Vediamo, cambiando semplicemente un po' più squillante. Ok, mi piace. Diamogli un po' più di punch. E in insert, anche in questo caso, quindi ho due casse. Ok? Strutturate così. Me le sto suonando da qua. Cominciamo con i rullanti. Andiamo nella terza parte. Prendiamo. Questo non è male. Figo. E questo nemmeno lo tocco. Mi piace, dinamicamente è fighissimo. Già così ho la struttura bass and drum, ok? Quindi cassa e rullante. Andiamo avanti, cerchiamo di implementare ad esempio dei vediamo questo woodblock. Andiamolo a modulare, vediamo se riusciamo a fare. Dunque, qui abbiamo l'operatore 7 che viene modulato, cioè l'8 che viene modulato dal 7, il 6 che viene modulato dal 5. Magari cerchiamo di tirarlo su. No, il software questo è il plugin di montage, Mod X non ha purtroppo il plugin VST, però la struttura è pressoché identica, ok? Ok, mappiamocelo qui e andiamo a mettere così, quindi possiamo crearli. Andiamo a prendere un hi-hat, quindi parte numero 5, e questo è il close hi-hat, eccolo qua. Vediamo se con lo shift no, quindi questo no. Speriamo, non lo so, speriamo, io ci provo. Intanto facciamoci il kit e poi vediamo che cosa succede. Allora, andiamo direttamente sull'FM Color, vediamo. Ok, me lo vado a strutturare su questi due tasti. Ok, una cosa del genere, no? Un groove del genere. Mi manca l'open hi-hat, andiamolo a prendere e ce lo strutturiamo su questo tasto qui. Dove sei?
vai sulla diesis e o si bemolle, quindi abbiamo e fino a qui la cosa diventa super figa. Diamo un po' più di punch. Ovviamente montage così come i synth attuali possiede ovviamente tutto quello che è il processing relativo agli effetti, quindi apriamo ad esempio un po' della mandata, andiamo a mettere un leggerissimo reverbero, però la cosa figa è che noi questo intanto teniamolo così, poi magari lo andiamo a rimodulare e lo chiamiamo Drum DX, ok? Questo è il primo drum kit che andiamo, prego Giuseppe, prego, è il primo drum kit che andiamo a strutturare, ok? Adesso apro un altro montage e provo a creare una sorta di texture per quanto riguarda, prendendo dei suoni, ad esempio del banco A del DX7, prendiamo degli strings, questo che ha più una parvenza di pad, no? Ok, da questo punto di vista entriamo nella struttura e qua è bella complessa, cioè il feedback sull'operatore 7, ci sono un po' di detune qui dal punto di vista dell'accordatura e della modulazione, come vi dicevo poco fa, e andiamo a vedere che cosa succede. Quindi andiamo a prendere ad esempio l'operatore 6, che è l'operatore portante, e gli andiamo a dire al nostro generatore in modulazione di frequenza, ecco la spectral waveform che inizia a prendere forma, ok? Tiriamo su, lasciamolo un'ottava sotto, ok? Dopodiché l'operatore 5, che è il primo a modulare, anche in questo caso facciamo degli esperimenti nell'operatore numero 5, togliamo la sinusoide, quella old style dell'FM, prendiamo una old 2 e vediamo che cosa succede. Vediamo come suona. Ora il discorso è, vediamo il resto, operatore 4 che modula il 5, che modula il 6 che è portante, anche nel 4 potremo andare a fare delle modifiche, così come nel 3, vediamo cosa succede. Magari questo operatore 3 andiamo a dare un attacco un po' più, tiriamo sul decay, un po' più di release, questo anche nel 6, diamogli un po' più di release, ok? Quindi il pad comincia a essere un po' più importante. Dunque facciamolo, anzi no, l'EQ non lo tocco, però voglio attivare un filtro. Questo è un filtro dove vedete la scritta A nei filtri di montage, significa che l'algoritmo è quello strutturato come se fosse un virtual analog. Questo è un low pass filter a 24 dB d'ottava che chiude, quindi riusciamo a modulare anche il timbro generato in modulazione di frequenza con questo filtro in questa maniera. Ovviamente il filtro ha anche un inviluppo. Se vogliamo creare, ad esempio, diciamo così, diamogli su un po' di decay, tiriamo su e gli diciamo a questo filtro di risuonare un po'. Eccolo qua. Io non ho toccato nulla dell'algoritmo del DX, ho semplicemente cambiato le forme d'onda,
ho semplicemente applicato questo filtro, questo low pass filter controllato da questo inviluppo, e volendo con l'FM Color posso magari vedere un attimino cosa succede se mettiamo un po' in discussione questa texture, no? Quindi bene così. Ora entro in insert e vado ad applicare vediamo di mettere una cosa un po' tech, vediamo se riusciamo magari a prendere un preset tipo questo. Sentite che è diventato il timbro. Ok, questo è figo. Ora andiamo a prendere. Io ho preso una voce. Questa è una voce in mi bemolle minore, come mi sono preso questo appunto. Che è del Media Bay, il Media Bay di Cubase, quindi non c'è nessuno che ci fermerà questa volta. Non andiamo contro nessun copyright. Siamo tranquilli e felici. Ok. Questo lo chiamo pad 1 DX. Mettiamo 2 accordi, no? La bemolle minore. Ehi. Questa cosa mi piace, quindi la registro. 2 misure fuori. Ciao Antonio, buonasera. Ehi. Vediamo che succede, Lo lasciamo suonare. E qui fino a qui ci siamo. Allora, questo lo teniamo a bada perché spara un bel po'. Vediamo che cosa succede. Facciamo una cosa con una texture. Magari vediamo se riusciamo a creare. Perché il click è questo. Più di spinta, e voglio mettere su questi rullanti in insert, ad esempio, visto che sono tutti separati, voglio mettere, andiamo qui in insertion, mettiamo un tempo delay mettiamolo stereo e ce lo strutturiamo. Ok, diamo un po' più di feedback. Vedo Doc che è arrivato. Doc, ciao, buonasera. Quindi una cosa del genere, ok?
Quindi vediamo di fare un groove che possa accompagnare questa cosa. Abbassiamo la linea vocale. Andiamo, 3, 8. Prendiamoci una linea di basso, apro un altro montage e vado sempre nella parte relativa del banco A del Dix a vedere, magari a prendere il basso di prima. Ok, anche qua analizziamolo un attimo, no? Dunque, su questo suono abbiamo l'operatore numero 8, che è un operatore iperportante, modulato dal 6 e dal 5, con... Vediamo cosa succede nel momento in cui, ad esempio, nell'8 andiamo a prendere quella che è, apriamolo qui, andiamo a prendere una all one. Ok, diamogli una... Ok, questo è bello spinto. Ok, tiriamo un pochino giù. Ok, vediamo il numero 5 che cosa potrebbe, il sesto che cosa potrebbe fare il sesto operatore. Ok, vediamo sulla parte di drum come funziona. Bello, ehi. Yes. Vediamo se l'abbiamo beccato con la linea dei ricordi, se no ce la risuoniamo. Yes. Ovviamente possiamo, qui non ci sono sample, cioè tutto quello che sta suonando, o meglio, a parte la parte vocale che ovviamente è registrata, però tutto quello che sta suonando è generato con queste forme d'onda sinusoidali forme d'onda sinusoidali spectral waveform, che sotto il principio della modulazione di frequenza stanno generando questi timbri qua, e questa cosa è pazzesca.
a togliere qualche notina di troppo, Yes. Yes. Io in queste cose, grazie Domenico, ciao caro, grazie mille. In questa tipologia di composizioni metto sempre online c'è un mio amico che si chiama Luigi che mi dice sempre: questa è la tua firma. Adesso vi faccio vedere la mia firma rispetto a quella che intende lui rispetto a queste texture qui. Allora, teniamo semplicemente il generato in modulazione di frequenza qui che suona. Dopodiché mi affido alla meraviglia del mio Media Bay. Eccolo Luigi. Allora, nel Media Bay il Media Bay è un contenitore mega galattico di sample, suoni, eccetera, eccetera. Se voi ad esempio andate qui, io lo uso tantissimo. Se avete ascoltato Moonlight del mio progetto Drift Lab, il disco che ho prodotto, non so, ma c'è l'ira di Dio delle cose che sono qui dentro quel disco lì. E poi faremo una live su come nasce un pezzo di Drift Lab, eccetera, eccetera. Però fondamentalmente qui dentro c'è veramente tanto di quelle idee che stanno dentro quel disco lì. Per dirvi, se andiamo a cercare, voglio creare una texture, no? Quindi vado su Drum Percussion, cerchiamo dei ride e voglio dei beat con dei ride, vediamo. E lui la cosa bella che mi dà questo preview e più mi mette a tempo con la tempo track del mio progetto. Quindi vado. Oppure ad esempio questo non era male. Non è male. Se lo voglio, doppio clic, lo tolgo di mezzo e mi ritrovo con il sample qui. Quindi cominciamo a fare un mix tra il generato in modulazione di frequenza e il... Ciao Simone, ciao caro, grazie mille. Facciamo un mix. Ok? Andiamo a mettere questa famosa firma, come dice Luigi, la mia firma. A me piacciono molto questi, perché in realtà, non so, molti magari non lo immaginano proprio, ma io vengo dal mondo dell'house, dal mondo della dance e ho fatto tanti dischi di quella tipologia lì e in quelle produzioni esistono sonorità tipo... Ecco, questa è la mia firma. Nel momento in cui devo fare un fillo, devo fare un'introduzione o devo prendere in considerazione qualcosa che cambia all'interno del mio arrangiamento, utilizzo sample di questa tipologia qua e magari li metto in concomitanza con dei crash. Prendiamo, Ecco, questo mi piace. Doppio clic, togliamo il Media Bay e andiamo a fare una robina di questa tipologia qua. Allora, adesso credo che qui la tempo track, vabbè, facciamolo entrare qui, però credo qua di aver cambiato la tempo track, però pazienza, facciamo così, vediamo se con la tempo track da qui dovremmo esserci, no, perché ho cambiato tempo che infatti cambio tempo, cambia completamente, quindi togliamo questo, la lasciamo a, vediamo quant'è, 80 bpm come prima. Quindi questo, facciamo entrare la nostra traccia vocale qua. Ora, da qui creiamo un intro con questo sweep che metterò a tempo per introdurre un po' il tutto. E lo uso senza
renderlo schiavo della griglia, quindi eccolo qua, proprio ad occhio succederà questo. Cioè lui parte, suona, e c'è questa introduzione che è accompagnata in maniera molto fine da un bel crash nel quale potrei applicare, ad esempio, non si fa, però in insert è comodo, potrei mettere vediamo un po', un mono delay tipo questo, visto che abbiamo usato gli ottavi puntati, vediamo anche qua gli ottavi, lo applichiamo anche qui, vediamo che succede. Quindi parte il brano. Copriamo. Aspettate che non ho tolto il loop, però copio questo, vediamo un attimino come possiamo strutturarlo. Perfetto, siamo qui e qui nel nostro file duplichiamo, vediamo che cosa succede. Quindi qui entra la mia traccia vocale e qui finisce la prima piccola produzione, ok? Magari facciamo entrare il pad dopo. Eccolo qua. Così controlliamo anche il basso. Yes. Eccolo. Ehi. Vediamo che succede con l'ingresso totale della voce. Ce lo andiamo a rispettare. Yes. Leggermente volumi qua. Questo suono di basso è pazzesco. Preset di 40 anni fa. Ciao Osvaldo. Ciao caro. Arriva. Yes. E questo, diciamo, è il primo esperimento. Ciao Paolo, grazie mille. No, non è vero. No. siete veramente tanto carini, ragazzi. Siete tantissimi e siete veramente tanto gentili. Sono contento che non vi stiate annoiando e che spero che queste live siano di vostro gradimento. Cambiamo, come si dice qui a Roma, parrocchia no, però cambiamo fondamentalmente stile. Quindi utilizziamo lo stesso vediamo qua, mettiamolo a 110 bpm e qui cambiamo sia tonalità sia tipologia di eccoci qua, ok, sia tonalità che tipologia di stile, insomma, quindi... ok, tiriamola magari un po' più su. Grazie Robby, è complicato, tutte le sere è complicato, però insomma dai, ci lavoriamo. Tiriamo su un altro pochino il time della tempo track, magari portiamocelo a 120 bpm, vediamo che succede qua e andiamo dritti. Cioè qui ok, mettiamo il loop. Io vengo da qua. Però la
facciamo così. Andiamo. 1, 2, 3, and... Yes. Teniamo la signorina che canta. Ciao Mauro, grazie mille. Grazie. Andiamo a prenderci il basso. Yeah. Mamma mia come suona, ragazzi. Questi preset hanno quasi la mia età. Hanno 41 anni. Yes. Yeah. Figata. Ok, andiamo, 1, 2, 3, e... Yeah. Yes. Ok. Fatto. 1983, buona. Ah, perché tu sei nato nell'83, vero? Conferma. Ciao Stefano, ciao, benvenuto. E figata fotonica, vediamo se abbiamo commesso qualche piccolo errore. Ah. Yes. Ah. Ciao Andrea, ciao. Ci proviamo dopo. No, però questo suono è super funk. Aspettate che lo modulo. Vediamo che succede. Ok, l'8, il 6. Andiamo nell'operatore 6 e andiamo a vedere qua. Vediamo che succede. Yes. Yeah. Ecco, qui che è più cattivo. Quindi. Mamma mia, yeah. No. Più cattivo ancora. Ok. 4. Yeah. Yes. Io direi creiamoci un synth comp. Facciamo una cosa simile synth comp tipo. Ok, apriamone un altro. Apriamosene un altro. Prendiamo sempre un altro preset del DX. Allora vado, grazie ragazzi. Allora andiamo a vedere che succede magari con un timbro. Magari l'altro no. Magari questa la uso proprio così com'è. Solo che vado in insert qui e gli vado a mettere un preset di auto wah con enfatizzazione nei medium. Yes. Tiriamo su un pochino di reverbero, vediamo un po' così, la parte common. Yeah. Yes. Clavinetto, questa è proprio la chitarra del DX. Ok? Andiamo, vediamo che succede,
Ok, magari mettiamogli anche in insert, vediamo se magari un minimo di... qui no, va direttamente in insert sullo strumento, vediamo se magari un minimo di delay ci aiuta. Mettiamo un delay mono, utilizziamo sempre preset di tavi punta. Ok, vediamo un attimo che cosa esce fuori. Aspetta che devo vedere la signorina come canta, ritiriamola su. Yeah. Fighissimo, funziona alla grande. Grazie ragazzi, mi giro, leggo i commenti, sono una figata. Sì, poi mi faccio prendere dalla mano, però qui ci andrebbero, vediamo dal Media Bay se andiamo a prendere per esempio delle congas, andiamo drums, andiamo nei beat, cerchiamo delle congas. Vediamo. Andiamo qui. Eccoli. Funziona. Doppio clic e andiamo. Vediamo se il pad di prima, vediamo tanto queste facciamole andare, copiamole. Vediamo se il pad di prima ci può essere d'aiuto. Magari lo chiudiamo un pochino. Ok, tiriamolo sotto, Yes, funziona. Andiamo, 1, 2, 3, 4. Yeah. Generato in modulazione di frequenza. Andiamo per esclusione, Generato in modulazione di frequenza. Generato in modulazione di frequenza. Preset del 1983. Ovviamente modificati, modulati, eccetera, eccetera. Preset del 1983. Grazie Paolo, grazie. Preset originale 1983. L'unico sample ce l'abbiamo qua. Facciamo proprio una texture, facciamola,
Giochiamocela alla grande, Ok. Yes. Vedi, passo, batteria partono. Facciamo contento Luigi. Così mettiamo la firma. Ok. Togliamo lo snap. Yes. Rimettiamolo. Mettiamone 3. Questo. Raddoppiamolo. Facciamo questo. Ok. Facciamo così. Il loop adesso parte drum bass, mettiamo un crash e parte la chitarra, ok? Ehi, yeah, passiamola poco poco. Questa signorina la facciamo entrare qua. Questo ce lo siamo dimenticato. Questi li andiamo a rimettere perché qui voglio fare una cosa, perché c'è un'altra cosa iper figa che viene sempre dal mondo mondo tra virgolette dell'house, della dance, ma anche dell'elettronica in generale, perché insieme a... io sono un amante di questi sweep. E oltre agli sweep che introducono praticamente quella che è l'eventuale modulazione, esistono anche gli sweep, quelli cosiddetti sub sweep, ecco, tipo questo che distrugge le orecchie e gli impianti. Mi piace, doppio clic, tolgo questo sub sweep dalla mia tempo track che è stato messo nel progetto praticamente qua. Allora, facciamo una cosa di questa tipologia. Facciamogli fare un fill di quelli fotonici, come direbbe... Diamo un po' una misura, forse è troppo. Vediamo come funziona. Ecco, però questo potrebbe essere uno sweep down, un sub sweep, che dovrebbe fare una roba del genere. Noi veniamo da una texture tipo questa. Ok, facciamo un fill di batteria qui e poi facciamo entrare tutto il finimondo, compresa la signorina che canta, direttamente da qua. Quindi ci andiamo a copiare questo, andiamo a mettere a tempo in questa maniera con la nostra signorina e qui abbiamo il nostro sub sweep che ci introdurrà un piccolo fill che cerchiamo di andare a fare. Mettiamo il click. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, sta ta 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 pa. E qui ci sarà la signorina alla quale abbiamo fatto questo piccolo arrangiamento. Facciamo un punto di loop direttamente in questa misura. 1, 2, sta ta pa pa. Ok? Vediamo questo. 2, 3, 4, 1, 2. Magari vediamo se quantizziamo. Ok, sembra andare bene. Qua mettiamogli magari sul palo. Potrebbe essere. Anzi, facciamogli una sorta di. Prendiamo questo. Lasciamola da sola. Ok. Facciamo un accordo. 3, 4. No, magari con la ciaccatura. No. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E qua potrebbe funzionare. Questo non lo quantizzo. Quindi vediamo che cosa è successo. Parte il brano. River Funk.
4. Yeah. Aumenta, secondo, 1, 2, 3, pad. Tolgo il loop. Andiamo, 1, 2, 3, 4. Suspense. Fill, ora. Ah no, ho scordato di togliere il mute. Aspetta, riprendiamocelo da qua. Parte il gruppo bomba, togliamo il click. Arriva. 1, 2, 3, 4. Adesso facciamoci pure il solo, dai. Facciamo che andiamo avanti tutto questo. Riprendiamo magari lo stesso fill. No, magari lo prendiamo di qua, però portiamoci dietro la texture in questa maniera. E questo, ok? E ci andiamo a copiare esattamente quello che è successo da qui e chiudiamo il brano, ok? Olè. Così vediamo di fare un piccolo solo e chiudiamo proprio questo breve, intenso arrangiamento, ok? Questo no, ci portiamo dietro il subsweep, ok? Quindi arriviamo da... Ok, faccio un solo. Vediamo di trovare una roba sempre del Dix. Io oggi ho preparato un piccolo solo, però non c'è niente. Questo è sempre il synth lead del Dix, però non ci sono modulazioni. Cioè praticamente sono partito da questo suono qua, dal banco A del Dix, e ho preso questo synth lead. Insomma, c'è un'impercettibile differenza tra l'FM e l'FMX. Insomma, però la cosa figa è che... ma dai, questo deve essere spunto per fare robe, ragazzi, no? Che appendete le mani al chiodo. No. Andiamo a registrare una robina da qua, Quindi lei parte. Figo, lo registro. Arrivo. L'hai beccato in pieno, Luigi. L'hai beccato in pieno. Registro questo solo, Quindi la signorina canta.
Super Yeah. Ah, ma non l'ho registrato, scusate. Non l'ho registrato. Aspettate, che quando mi diverto poi mi dimentico le robe. Un attimo solo, lo rifacciamo. 1, 2, 3. Fatto. Finalino Superia della chitarra del DX7. Vabbè, ce lo risentiamo. Riandiamo, ce lo risentiamo tutto così vediamo che è successo. Vai. E poi rispondo alle vostre domande. Madonna, sto basso è pazzesco. Vai, chitarrina del DX. Ehi. Tema. Andiamo a vedere qua che abbiamo combinato, Vai. Sono andato anche a tempo, abbastanza a tempo. E questo è, diciamo, quello che è stato possibile fare partendo proprio da quei preset lì. Ovviamente modulandoli, avendo una conoscenza minima dell'FM, perché io non sono uno sviluppatore, però basta conoscere, diciamo, il filo conduttore e da quell'origine lì, che ripeto, timbri di 40-41 anni fa, io avevo 3 anni quando è uscito il DX, diciamo così come lo conosciamo, e io avevo 3 anni e oggi rimoduliamo quei suoni lì in questa maniera, in questo modo. Quindi questa è stato un po' l'esperimento, ed è una roba che effettivamente utilizzo già da tempo. L'ho utilizzata già con Montage, la prima release, ma ripeto, questa è una cosa che tutti i synth che dispongono di FMX hanno a disposizione senza alcun tipo di problema. Con Montage M c'è il plugin, quindi la gestione è comodissima all'ennesima potenza, perché adesso tutti questi suoni potrei trasferirli direttamente nello strumento e potrei farlo in un nanosecondo. Cioè, questo synth lead sta nel plugin, vado qui, gli dico: guarda, prendimi questo synth lead, portalo, vediamo se ho dimenticato, no, questo ho dimenticato di settare le porte nella parte 4, togliamolo qua, all MIDI input, dovrebbe, se no altrimenti avevo dimenticato di fare questa opzione qua e non so se devo riavviarlo, però dovrebbe funzionare. Eccolo qua. Allora, da qui vai, mettimi questo preset dentro lo strumento hardware e vado a suonare con lo strumento hardware direttamente. Pronto, abile arruolato. E quindi niente, allora ci sono delle domande
arriviamo alla parte relativa alle domande. Aspettate che cambia un attimino scena, così abbiamo le domande qui a portata di mano. E dunque Luigi diceva, alla fine nel periodo di prova di Cubase 14 mi domando se i modulatori del canale Cubase potrebbero aggiungersi su aggiornare al VST. Sì, ma quella è una cosa che viene dal motion control. Cioè, in realtà il concept del modulator è il concept del super knob. Il concept dell'envelope follower è il concept dell'envelope follower di montage. Diciamo, la joint venture è abbastanza importante tra Steinberg e Yamaha, quindi insomma questo è il senso. Che meraviglia, ragazzi, che siete. Se avete domande, prima, perché io avrei terminato, anche perché è un po' più un'ora e mezza che stiamo suonando, quindi se avete delle domande sono qui a vostra disposizione, altrimenti vi faccio vedere un'altra cosa fighissima che mi è arrivata oggi dai ragazzi di Music Off, e di Music Keezer, riguardo a una cosa fighissima, però ditemi voi se avete delle domande in questione. Sì, questo lo salvo, guarda, faccio così, fermi tutti. Io avevo messo già nella live precedente la possibilità di scaricare quello che era stato fatto con le produzioni intorno all'intelligenza artificiale. E tanto questo io lo salvo e metterò in download anche questa di sessione, quindi trovate tutta la parte MIDI, tutta quanta. Se avete montage M, aprite il plugin e avete questi suoni qua, che poi sono i preset leggermente ritoccati del DX7, insomma, con l'FMX. Consiglio una DX7 usata? Sì, il DX è come avere il... Io vedo Andrea Chitarra, perché immagino che tu suoni anche la chitarra, è come avere una strato del... una strato del vintage degli anni 60, 65, non so quali siano quelle più costose, però è uno strumento che io ho nei miei rack, anzi non ce l'ho di là, in quell'altro ho il TX802, che è il rack del DX7, quindi sì, la consiglio vivamente. È uno strumento, il DX7 ha di particolare rispetto a tutti gli altri synth in FM. Esatto, un DX non si lega mai a nessuno, esattamente. E il DX7 aveva una cosa meravigliosa, perché praticamente all'epoca quel processore lì è stato veramente portato all'inverosimile, cioè mancava pochissimo per farlo esplodere. Quindi cosa succedeva? Succedeva che i convertitori del DX7 soffiavano un po', però quel soffio, quel minimo soffio dovuto proprio al processore che bolliva per poter tirar fuori quei timbri lì, lo ha reso unico, una dinamica pazzesca. E poi andate a cercare su YouTube The Famous Songs with the DX7 e esce fuori il panico, dai Toto a Miles Davis a di tutto e di più. Quindi avercelo secondo me è una cosa fighissima. I suoni sono tutti online. Se avete un synth attuale di Yamaha, che sia Mod X, Mod X Plus, Montage M, purché ci sia l'FMX dentro, siete perfettamente compatibili. E non solo, insomma, potete fare tutto il resto che avete visto. Dopodiché ci sono altre... Sì, la 77. Lì c'è l'evoluzione, sì, la 77 è... perché Yamaha ha gestito l'evoluzione dell'FM. Io ad esempio ho avuto le SUAI, ma grazie a te Andrea, ho avuto le SUAI 99, mi ricordo che ero ragazzino, ho lavorato 3 mesi gratis per comprarmi le SUAI 99 praticamente, lì l'FM era diventata, diciamo, utilizzava una tecnologia che Yamaha aveva chiamato RCM, Real Time Convolution Modulation, dove dentro le forme d'onda, dentro gli operatori, si potevano mettere i campioni, sia provenienti dall'esterno, dalle memorie RAM, sia provenienti dalla wavetable interna. Quindi che ve lo dico a fare, ragazzi. Poi era una tastiera che quando tu l'accendevi e caricavi la prima demo e premevi play sul sequencer, usciva fuori un signore che diceva "Hi, this is Chick Corea and this is Yamaha SY 99". Quindi vabbè, c'ho ancora i brividi i brividi addosso. E quindi sì,
Esuai 77, Esuai 99, DX7, eccetera, eccetera, tutto ben accetto. Sì, assolutamente sì. Altre domande? Vediamo se qualcun altro... sì, Esuai era una bomba atomica, è vero, è vero. Vediamo, ci sono... Intanto, ok, io nel frattempo che aspetto le vostre domande, vi ricordo che per seguirmi, a proposito, inizierò in quest'ultimo periodo a fare degli appuntamenti in giro per l'Italia, sempre dedicati ai synth. Trovate tutte le mie clinic, eccetera, eccetera, sui miei profili, tutti i miei profili social, eccetera, eccetera. E tutti i link ai miei profili social li trovate sul mio sito web ufficiale, manuelemontesanti.com, che vedete qui. Sempre sul mio sito ufficiale trovate nello store la mia prima library signature per montage M, che si chiama NXtra, che ho utilizzato per la prima live. Se volete informazioni rispetto ai miei corsi online, lezioni di sound design, MIDI, pianoforte, moderno, jazz, eccetera, eccetera, attenzione che parte Hollywood. Fate riferimento a lezionepianoforte.net, che è il mio portale, il portale con il quale gestisco la mia parte didattica. Passo in zona Brescia. Per il momento no, però rimaniamo in keep in touch, come dicono gli americani, perché è tutto in work in progress, ok? Dopodiché, guardate qui che cosa mi hanno mandato i ragazzi di Music Easer e di Music Off, il trailer nuovo del mio corso Armonia Funzionale numero 1. Ovviamente tutte queste cose trovate i link in descrizione e questo è fighissimo, ve lo faccio vedere, guardate qua. Ciao a tutti, sono Manuele Montesanti e vi do il benvenuto al mio corso Armonia Funzionale volume 1. Voicing, comping e groove. La geometria armonica, come si costruiscono in maniera geometrica gli accordi. Cercheremo di capire meglio qual è il nostro ruolo, cosa fare in piano solo, come comportarsi. Il divertimento sta nell'improvvisare e far uscire voi stessi, cercando di non copiare nessuno, non scale, ma utilizzare proprio questo grande mondo armonico per poter cercare le note più fighe all'interno di un solo. Ragazzi, stavo dimenticando una cosa, il groove, cioè che poi è la cosa sulla quale ho basato praticamente la mia intera vita. L'ho studiato, analizzato grazie proprio a questo aspetto percussivo, quello che hanno tutti quanti gli strumenti in generale. Cosa vuoi che ti risponda? Armonia funzionale, volume 1. Che figata fotonica. C'è Massimo, madonna, guardate Massimo che cosa ha scritto. Allora, Paolo, l'argomento della prossima puntata non lo so, cioè c'è ancora in work in progress. Aspettate che metto quest'altra. C'è in work in progress un po' di cose, però lasciamo tutto mistero. Quindi a breve dai, vediamo come strutturerò la prossima puntata. Magari ci sarà qualche ospite, eccetera eccetera, non lo so, vediamo, lasciamo la suspense. Avute in sequenza, guardate, Massimo scrive DX7, DX9, DX21, guardate che meraviglia, ragazzi, guardate che meraviglia. E sono contento che li hai risentiti nel 2024. Spero ti siano piaciuti. Spero che insomma ti sia divertito di ascoltarli, eccetera, eccetera. Comunque, grazie della partecipazione. Andrea? No, quale USA? No. I'm from Rome. Andrea, non è così. Ciao Giuseppe, ciao, figurati, dai, che tanto la live poi rimane lì, magari mi dici che ne pensi. Che meraviglia. Grazie mille Ben. Sono veramente fighissimi questi. È tutto iniziato così per gioco, però questi appuntamenti diventano veramente una gran figata. Vi ricordo che il progetto col quale produco musica, si chiama Drift Lab, ovviamente. Ci sono anche in questo caso un sacco di cose molto fighe in work in progress, la produzione del disco nuovo, nuove collaborazioni. driftlabmusic.com.
sia su lezionipianoforte.net che driftlabmusic.com trovate i link a tutti i social network di entrambe le piattaforme, di entrambi i siti, e magari connettetevi e trovate, così rimaniamo super keep in touch. Se vi è piaciuta questa live, quanto mi doveva... No, niente, ecco, una cosa me la dovete: se vi è piaciuta questa live, mettetemi un bel like, iscrivetevi al canale se non vi siete iscritti, sembro tipo l'influencer di noi altri, comunque che spingete lì la campanellina, così verrete richiamati ogni volta che ci saranno dei video nuovi, delle live nuove, eccetera eccetera. E no, sono io che ringrazio voi, no? Che quanto mi dovete, assolutamente. Io che ringrazio voi che siete rimasti ancora numerosissimi e vi siete sentiti tutta questa live, avete fatto insieme a me questo esperimento sulla sintesi FM, partendo dal 1983 fino a chissà dove. Se non avete altre domande, io niente, vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima live, e spero di rivedervi poi non appena via l'FM, yes. Non appena avrò riunito le idee per la prossima live, per il prossimo topic della prossima live, sarete informati immediatamente. Ok? Aspettiamo altri 2 secondi se avete altre domande, altre cose, altrimenti perfetto. Grazie Massimo, grazie Luigi, grazie Antonio, grazie di cuore. Grazie Giuseppe. Ciao Simo, grazie a voi. Bene, è stata una figata, ragazzi, è stata una figata fotonica. Ciao Pietro, grazie mille, ciao. E ci vediamo alla prossima, ci vediamo online, ci vediamo in giro, ci vediamo... Ops, ancora tutto... Grazie caro, grazie mille. E niente, è stato bellissimo, vi ringrazio ancora, buonanotte per le brave persone che vanno a letto, non quelle che fanno come me che stanno qui davanti a ste robe fino alle 2 del mattino, se tutto va bene. E ci vediamo alla prossima Synth Lab Live, buonanotte e buona serata. Ciao, grazie ancora.